benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi prepariamo insieme il pandoro. Della tradizione natalizia italiana che non potrà mai assolutamente mancare sulle nostre tavole. È una ricetta molto semplice da preparare, però mi raccomando, seguite attentamente i passaggi per avere un ottimo risultato. E dopodiché vi invito a iscrivervi al canale per chi non l'avesse già fatto e di cliccare la campanella per avere tutte le notifiche. Ed ora cominciamo. La prima cosa da fare, andiamo a preparare la biga, che sarebbe poi il lievito per far lievitare poi il nostro pandoro. In una ciotolina metto l'acqua e il lievito fresco. Comincio a sciogliere, sciolgo tutto il lievito. Sciolto il lievito, aggiungo la farina. Comincio a impastare. Assorbito tutto il liquido, lo svuoto sul piano da lavoro e impasto fino a realizzare un piccolo panetto con le mani, così. Ed ecco qui, facciamo la nostra pallina e la mettiamo nella ciotolina, copro con pellicola e lascio lievitare. Ed ora passiamo al primo impasto. Naturalmente la biga è già lievitata perché io l'ho preparata ieri sera, quindi l'ho messa a lievitare per 12 ore. A temperatura ambiente e quindi questo è il risultato. Vi ricordo che tutti gli ingredienti e le dosi le troverete sia sulla schermata del video che sotto in info box, ok? Spero di essere stata chiara, mi raccomando seguite bene i passaggi per avere un ottimo risultato. Vedete com'è bella? Ok. Adesso nella planetaria mettiamo la farina, la biga, lo zucchero e una metà dell'uovo, quindi io vado un po' a sbattere un po' l'uovo. E inizio a impastare. Adesso a questo punto inserisco l'altra metà dell'uovo e continuo poi a far lavorare la macchina fino a rendere l'impasto compatto, ok?
nostro impasto è pronto. Quando voi vedete che l'impasto si stacchi dalle pareti e si attorciglia intorno al gancio, l'impasto è pronto. Una raccomandazione: se avete in casa un termometro da cucina, è importante questo, perché andrete a misurare un po' la temperatura dell'impasto, che non deve superare, quindi raggiungere i 30 gradi, quindi ci dobbiamo attenere sui 24, 25, 26 gradi. Se dovesse succedere, basta prendere un po' l'impasto, metterlo 5 minuti in frigo, abbassare la temperatura e riprendere la lavorazione, ok? Perché se raggiunge i 30 gradi l'impasto poi dopo non è più ottimo, ok? Ed ora non ci resta che prendere il nostro impasto, formare un piccolo panetto e farlo lievitare. Ed ecco qui come si presenta il nostro impasto. È asciutto e morbido, come vedete. Ecco qua. Mettiamo un attimo sul piano. Se necessita ci infariniamo un po' le mani e non dobbiamo fare altro che formare un piccolo panetto. Mettiamo un po' di farina sotto. Ed ecco qua. E il nostro panetto è pronto. Lo rimettiamo. Io lo rimetto qui nella ciotola della planetaria perché tanto dopo servirà. Quindi andiamo a metterlo all'interno, copriamo con pellicola. Tenete l'impasto a lievitare in un posto dove non ci sono spifferi d'aria, quindi l'ideale sarebbe metterlo sotto al forno a luce accesa, forno spento a luce accesa, in modo che si raggiunge quella temperatura di 25-26 gradi e il nostro panetto lieviterà tranquillamente. Sono trascorse 2 ore e mezza e l'impasto è triplicato di volume, bellissimo. Adesso iniziamo il secondo impasto. Metterò all'interno tutti gli ingredienti e poi man mano vi farò vedere in sequenza come. Quindi mi raccomando, seguite attentamente quello che faccio. Bello, proprio bello. Allora, all'interno andiamo a inserire la farina, lo zucchero, il tuorlo d'uovo, il miele e la vaniglia. E iniziamo a impastare. Ok, mescolato l'impasto, comincio a versare all'interno le uova intere, quindi le sbatterò un pochino e le farò assorbire un po' alla volta. Una volta che le uova si sono assorbite del tutto, vedrete che continuerete ad impastare fino a quando l'impasto non si staccherà dalle pareti della planetaria e si attorciglierà intorno al gancio. Questo vuol dire che si è già incordato. Dopodiché aggiungerò il burro morbido a pezzettini e poi continueremo.
dopo 20 minuti di lavorazione l'impasto si è incordato. Una raccomandazione: se per caso non dovesse incordarsi diciamo più facilmente, non ci sono problemi, basta prendere la ciotola della planetaria e metterla 1 o 2 minuti nel congelatore, quindi in freezer, in modo che si raffredda, si riposa un attimino l'impasto e dopo subito si incorda. Se dovreste avere difficoltà, questo è un consiglio che vi do. Adesso a questo punto, dopo che abbiamo, vedete com'è bello l'impasto, un bellissimo impasto liscio, morbido e elastico. Adesso andiamo a inserire all'interno il burro morbido, un po' alla volta, fino a che non viene del tutto assorbito. Una volta che sarà assorbito il burro, dobbiamo continuare a far lavorare l'impasto fino a che non si incordi e quindi non si stacchi dalla planetaria. È un po' un lavoro un po' lungo, però un grande risultato. Ed ecco qui il nostro impasto, vedete com'è bello? Guardate, guardate la maglia glutinica, sottile come una calza, vedete? E questo così deve essere, guardate. E adesso sì che abbiamo un ottimo risultato. Adesso questo impasto io lo svuoto sul piano e lo lascio qualche minuto, lo lascio riposare un po'. Guardate che bello l'impasto, guardate, bellissimo. Ok, il nostro impasto è riposato e adesso ho imburrato uno stampo da pandoro da 750 grammi. Poi se volete farlo da 1 chilo dovrete poi modificare un po' le dosi. Adesso andiamo a pirlare, a sistemare questo bell'impasto e a metterlo all'interno. Allora, per evitare che l'impasto mi si appiccichi alle mani, io con un po' di burro vado a ungere un po' le mani, così evitiamo che si appiccichi. Vedete com'è bello? Poi con un tarocco ci aiutiamo e andiamo a piegare il nostro impasto. È morbidissimo, quindi andiamo a fare alcune pieghe e poi, ungendoci sempre un po' le mani, con un po' di abilità lo tiriamo su. Cerchiamo di fare una palla, ecco qua. Metteremo poi il lato bello, che sarebbe questo, è morbidissimo ragazzi, non riesco neanche a tenerlo. Il lato bello lo mettiamo sotto, quindi dobbiamo andare a capovolgere questo impasto in questo modo. Poi lo mettiamo bene, lo aggiustiamo ed ecco qua. Copriamo con pellicola. E lasciamo lievitare il nostro pandoro fino a che non raggiunge quasi il bordo, quindi 1 centimetro dal bordo possiamo anche infornarlo. Quindi adesso mettetelo sempre nel forno spento a luce accesa e aspettate la lievitazione. A dopo.
Sono trascorse 3 ore e il nostro pandoro è lievitato. È arrivato al bordo e adesso lo andiamo a infornare. A dopo. Il pandoro è uscito dal forno. L'ho infornato a 155 gradi per 40 minuti. Forno ventilato. Se avete il forno statico aumentate di 10 gradi la temperatura. Ed ora non ci resta che farlo raffreddare bene, mi raccomando, facciamolo raffreddare bene prima di poterlo sformare. Ok? A dopo. Il nostro pandoro si è raffreddato bene, adesso lo sformiamo, ma prima di consumarlo bisogna conservarlo per almeno 2 giorni in un sacchetto per alimenti o un foglio di cellophane come questo. E adesso andiamo a sformarlo e vi farò vedere com'è all'interno, perché io purtroppo non posso tenerlo per 2 giorni, ok? Ed ecco qui il nostro pandoro. Non ci resta che spolverizzare con zucchero a velo e il nostro pandoro è pronto per essere gustato. Che dire ragazzi, dopo un po' una giornata di impegno è venuto fuori una cosa bellissima. Io consiglio di farlo e poi di farmi sapere qual è il risultato. Vi aspetto alla prossima ricetta, un like al video, iscrivetevi al canale e se vi piace commentate. E mi raccomando, attivate sempre la campanella per avere tutte le notifiche. E come dico sempre, vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca.